find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi un bel karaoke, no, non è vero. Oggi vi presenterò questa telecamera per tubatura professionale con una sonda lunga ben 40 metri, dotata di tastiera e monitor con delle funzioni davvero particolari. Per esempio, una delle tante funzioni è quella di orientarsi automaticamente in modo che l'immagine sia sempre perfettamente dritta. Ripeto, è un prodotto professionale, quindi il costo non è indifferente. Però siccome ho recensito tantissimi endoscopi, ho parlato anche della ispezione all'interno dei tubi, alcuni idraulici hanno commentato chiedendo perché non fai la recensione di un prodotto professionale. Ne vogliamo vedere qualcuno, quindi mi ha contattato un'azienda, ho preso la palla al balzo. Questo è il Sunny Pace modello F5100 DJKA BTX. Viene venduto anche con l'accessorio tipo pinpointer, quello che si utilizza per i metal detector, che permette di individuare la sonda quando si stanno ispezionando dei tubi, per esempio di drenaggio nei campi, per capire dove si è arrivato. E nel monitor abbiamo pure il misuratore di distanza, oltre ad avere ovviamente dei LED potentissimi e degli accessori che permettono di utilizzarlo per tutti i 40 metri facendolo scorrere all'interno della tubatura in modo perfetto. Ora vi farò una panoramica del prodotto e poi faremo anche una prova rapida per vedere come si comporta, perché devo ispezionare un tubo o proprio un canale di drenaggio che purtroppo non funziona bene. Quindi voglio capire cosa ostruisca il passaggio dell'acqua, perché quando piove arriviamo a 2-3 cm di acqua e devo risolvere questo problema. Quindi cambiamo inquadratura, guardiamo il prodotto, però ricordatevi di andare a dare un'occhiata giù, perché nel primo commento nella descrizione troverete il link, spero anche associato ad un codice di sconto, inclusi accessori eccetera. Ora siamo pronti per il karaoke? Iniziamo! Allora, iniziamo guardando il prodotto nella sua interezza. Lo spengo, lo richiudo, vi faccio vedere come vi arriva. Quindi con questo valigione sulla parte superiore, molto robusto effettivamente, una plastica molto dura e robusta con questi rinforzi. Allora, qua abbiamo la sonda già un po' srotolata, quindi vi faccio vedere pure come si arrotola. Si gira questa parte e qua abbiamo l'alloggiamento per la sonda, però in questo caso io ho già inserito anche la telecamera perché si inserisce successivamente, quindi avrò un minimo di problemi a farvela vedere. Allora, vi faccio vedere pure come si rimuove a questo punto. Si svita questa parte, troviamo dei connettori particolari, un connettore particolare con 4 pin e qua abbiamo questa forma che gli permette quindi di ruotare. La rimuovo temporaneamente e inserisco quindi la parte finale di questo tubo all'interno di questo alloggiamento in modo da averlo fisso nella sua posizione. Allora, come vedete qua abbiamo questa bobina di questo filo, di questo cavo che ci permette di trasferire l'immagine per ben 40 metri. Da questa parte abbiamo l'impugnatura per poterla trasportare, nella quale è avvolto anche questo cavo a spirale. Quindi rimettiamola di nuovo in questo modo, e nella parte posteriore non abbiamo nulla che possa servirci, semplicemente la parte posteriore della struttura, così come dalla parte sinistra. Ritorniamo quindi nella parte anteriore. Come vedete abbiamo questa maniglia perché volendo si può sganciare, si sgancia dalla struttura, dopodiché si può separare e utilizzarlo in modo che sia per esempio questo sul furgone e questo posizionato sul pavimento. Tra l'altro abbiamo anche questi piedini che si possono rimuovere e posizionare eventualmente da un'altra parte. Quindi, detto, vista esteticamente, abbiamo visto praticamente tutto. Adesso riapriamo queste chiusure, anche queste sono in plastica, però sono fatte bene, sono robuste. Apriamo la parte superiore e solleviamo l'inquadratura guardando anche la parte alta. Allora abbiamo il display protetto da questa piastra in metallo in modo da proteggerlo anche durante il trasporto o nel caso in cui si stia lavorando per evitare che possa essere colpito. Quindi si solleva e una volta sollevato abbiamo anche la copertura che protegge dai raggi del sole ed evita fastidiosi riflessi, perché effettivamente il display, come vedete, riflette parecchio, quindi in caso di giornate molto soleggiate potrebbe ostruire la visuale. Quindi coprendolo in base alle nostre esigenze riusciremo a vedere. Abbiamo questa tastiera che ci permette anche di dare alcuni comandi. Questo è l'ingresso per l'alimentazione.
si apre in questo modo e si richiude, e poi abbiamo i tastini di accensione, clear, il tastino per aumentare e diminuire la luminosità dei LED, e questo è un ingresso ausiliario per una tastiera. Questo è il collegamento al monitor, e questi sono altri tasti che ci permettono invece di interagire con le impostazioni della macchina. Questo è l'ingresso della micro SD, viene data in dotazione una micro SD da 16 GB. Questo è un altoparlante perché abbiamo pure il microfono, quindi possiamo sia registrare i suoni che poi riascoltarlo da questo altoparlante. Allora accendiamolo, avremo la schermata di benvenuto, quindi si accenderà il display e compariranno le prime informazioni, quindi devo anche regolare un pochettino l'esposizione perché così, ok. Adesso abbiamo un no signal perché io poco fa ho smontato la telecamera. Quindi una volta collegata invece comparirà il segnale, ma facciamolo fra un poco. Voglio farvi vedere innanzitutto che sotto la tastiera abbiamo degli accessori. Guardiamoli subito così vediamo di cosa si tratta. Questo è un accessorio che permette di scorrere in modo perfetto all'interno delle tubature da 140 mm. Poi abbiamo un altro accessorio che ci permette invece di farlo scorrere nelle tubature da 40, che va avvitato quindi nella parte finale della nostra telecamera, e in dotazione viene dato anche un piccolo cacciavite di cortesia. Questo qua serve per poter stringere queste vitine che, uscendo da questi altri forellini all'interno, poi vanno a bloccarsi sulla telecamera, più un altro cacciavitino di cortesia per fare manutenzione eccetera. Quindi possiamo scusate, viene dato in dotazione anche il caricabatterie, che va inserito all'interno di questo jack, quindi poi si può ricaricare la batteria. Anche la tastiera si può separare, quindi possiamo lavorare volendo lontani dalla zona in cui abbiamo il tutto. Questo lo mettiamo qua per proteggere, evitare che si sporchi eccetera, e quindi possiamo lavorare anche a distanza. Adesso però vediamo subito il collegamento con la telecamera e come si comporta. Poi daremo anche un'occhiata rapida al manuale di istruzioni e vi parlerò anche degli accessori, guarderemo anche il sito. Allora, colleghiamo la telecamera, quindi l'avvito, e vedrete che sul monitor compariranno le immagini. Ok. Adesso abbiamo l'immagine che la telecamera sta riprendendo. Come vedete è perfettamente orientata. Solitamente sugli endoscopi di qualunque tipologia, soprattutto quelle di fascia economica, non abbiamo l'orientamento automatico. Questo, se viene ribaltato, riposiziona l'immagine in modo perfetto. Guardate, lo giro e avremo sempre l'immagine posizionata perfettamente, quindi non dovremmo stare lì a correggere, avremo sempre tutto posizionato per bene. Ovunque io vada, lo giro e avrò l'immagine perfetta. Vedete? È comodissimo, però mi sto rendendo conto che così voi lo vedrete con un contrasto effettivamente che non rende giustizia. Quindi regolo un attimo l'inquadratura. E allora così dovreste riuscire a vederlo meglio. Dicevo, se io mi avvicino, mi muovo anche velocemente, avrò sempre l'inquadratura e l'immagine perfettamente orientata. E posso assicurarvi che, essendo così rigido il cavo, che tra l'altro ci permette anche di lavorare in salita eccetera, ruotarlo e metterlo in un determinato modo, avendo sempre l'inquadratura perfettamente orientata, sarebbe quasi impossibile se non avesse questa funzione. Tra l'altro ha una frequenza che permette di essere individuato tramite il sistema col pinpointer, ed è proprio sulla parte finale della telecamera, in modo da individuarlo più facilmente. Ora però riavvolgo questa bobina, posiziono la telecamera temporaneamente da questa parte, mettiamola in questo modo, così è meglio. Allora, vediamo subito il menu. Abbiamo la possibilità di fare delle variazioni. Considerate però che è un menu attualmente solo in inglese, non so se porteranno delle modifiche, quindi metteranno anche l'italiano. Abbiamo pure spagnolo eccetera, ma io consiglio di utilizzare l'inglese, che almeno per me è quello più conosciuto. Quindi abbiamo la possibilità di regolare anche la data e l'ora. Scorrendo con queste freccette, che corrispondono anche alla funzione di fotografia e di zoom, potremo andare nelle voci successive. Con Rec diamo conferma e decidiamo in questo caso per esempio se avere foto o video. Ritorniamo sul menu e torniamo indietro come comando, andiamo su display setting e qua possiamo per esempio regolare luminosità, contrasto, saturazione eccetera. Quindi in base alle nostre esigenze, anche in base all'ambiente, alla luminosità dell'ambiente, potremo lavorare più comodamente. La voce successiva invece serve come impostazioni sul menu.
Andiamo sul rec e abbiamo la possibilità di impostare un ciclo di registrazione che di default è 3 minuti e anche di avere un watermark, quindi un'impressione sul nostro filmato. Abbiamo innanzitutto anche sul display attualmente la tensione della batteria, la SD inserita, la funzione di video attivata, anche se adesso non sta registrando. E questo invece è il riferimento della distanza. Come vedete attualmente è impostato in foot, quindi possiamo cambiarlo anche in metri. Adesso ve lo farò vedere. Sempre tornando sul menu, poi abbiamo altre impostazioni fino alle impostazioni di sistema che danno poi la possibilità di cambiare eventualmente la lingua, eccetera eccetera. Però come vi dicevo poco fa non abbiamo l'italiano per ora, la possibilità di inserire o disinserire il suono, la versione del software, eccetera. Ora guardiamo però l'impostazione della luminosità della telecamera. Possiamo premere questo tasto, si accendono i LED e possiamo anche aumentare la potenza. Come vedete questo è il livello 5, quindi il più potente, e qua abbiamo scritto LED 5. Premendolo successivamente si spegne, anche se abbiamo l'inquadratura effettivamente che punta sul bianco, quindi voi non vedete. E allora a questo punto la puntiamo su una zona scura. Allora ho cambiato inquadratura, ho inserito anche la sonda in un punto dove non ci sia nulla da riprendere, così possiamo vedere anche le varie impostazioni. Allora abbiamo la tensione, la distanza 0,65 foot, però possiamo cambiarlo come dicevo poco fa in metri. Qua abbiamo l'icona dell'impostazione in modalità registrazione, la SD inserita e poi data ed ora. Possiamo apportare alcune modifiche sia dalla tastiera che eventualmente da questi tasti. Se io premo clear, a 0 questo conta distanza, questo conta metri, che attualmente conta foot. Perché se io sto scorrendo all'interno di una tubatura e voglio sapere da un punto preciso in avanti quanta distanza ci sia, allora posso premere clear e poi calcolare la distanza da quel punto. Premendo i tasti sulla tastiera abbiamo anche alcuni comandi, quindi premendo per esempio F4 passeremo da foot a metri. Come vedete adesso abbiamo 0 metri. Invece con F5 possiamo eliminare le impressioni sul nostro display, quindi possiamo rimuoverle completamente e avere una visione pulita di quello che abbiamo di fronte. Reinseriamolo, quindi premiamo di nuovo F5, invece con F6 possiamo regolare la luminosità. Attualmente è messa all'interno di uno spazio buio, come vedete l'ho accesa, anche se è poggiata contro una superficie, quindi non riusciremo a vedere nulla. Però vediamo la luminosità che aumenta e poi la pressione successiva si spegne. Con F7 anche in questo caso faremo l'azzeramento che abbiamo già fatto, quindi ora non vedremo alcune differenze. Come vediamo dal manuale di istruzione, questo tipo di strumento può essere utilizzato sia in ambito idraulico perché è perfettamente impermeabile, oppure può essere utilizzato in diverse situazioni, come ad esempio in meccanica, insomma dovunque ci sia bisogno di ispezionare delle tubature, ma anche nel caso in cui devo utilizzarlo io adesso. Non si tratta di una tubatura, ma si tratta di un canale in cui appunto l'acqua scorre e che quindi deve essere controllato perché è ostruito. Poi ci sono le immagini, per esempio, di quello che vi ho fatto vedere poco fa, i vari accessori che si avvitano all'estremità, e questo che permette di scorrere all'interno dei tubi di grandi dimensioni. Qua c'è un'immagine, ci fa vedere come si può smontare, e da questa parte abbiamo le diverse modalità di utilizzo, quindi separandolo, come vi dicevo, si può utilizzare indipendentemente dal fatto che sia poggiato o meno sulla struttura metallica. Se volete scaricare il manuale di istruzioni per capire comunque tutte le varie funzioni, fate una foto a questa immagine, comunque scansionatela facendo un fermo immagine, in modo da poter vedere il manuale di istruzioni ma in versione inglese. Ora andiamo in esterno e facciamo una prova per vedere come registra. Anzi ragazzi, prima di andare fuori ho voluto fare un esperimento. Adesso la sonda è all'interno del mio sistema di aspirazione per le incisioni laser e effettivamente, anche se dall'esterno sembra che sia tutto studiato in modo corretto per far fluire i fumi bene, in realtà in questo modo, grazie a questa sonda, mi sto rendendo conto di alcuni errori. Per esempio qua il tubo andrebbe tagliato a mezzaluna in modo da agevolare il passaggio dell'aria, perché come vedete si crea questo angolo retto. Già il tubo comunque fa una curva, in più trova questo ostacolo, quindi sono delle turbolenze che sicuramente non agevolano. Allora andiamo indietro, già l'ho inserito, non vi faccio vedere, però non mi piace la luce che c'è. Ok, questa è la visione super giù che ho io, anche se io in realtà, devo essere sincero, lo vedo ancora meglio, però così dovremmo riuscire a capirlo. Quindi cambio leggermente, ok, così va bene, quindi vado ancora avanti. Sono troppi riflessi, ma devo riuscire. Ok, da questa parte io adesso a 0, quindi
abbiamo 0 metri. Andiamo indietro e vedrete tutto il percorso che fa il fumo all'interno di questa tubazione. Quindi andiamo indietro, come vedete indica la lunghezza che io sto tirando verso dietro, perché il tubo è flessibile, adesso lo vedrete. Vedete, in tutte queste parti poi abbiamo il fumo che va a creare delle turbolenze, e ce ne sono tantissime, anche perché il tubo flessibile è a spirale e quindi già di per sé, diciamo, non scorre in modo molto... ok, vedete qua c'è di nuovo un altro ostacolo, quindi devo ristudiare un po' tutto. Adesso abbiamo l'illuminazione del LED che non è nemmeno al massimo. Siamo con il LED a 3, adesso l'ho portato a 4 e così siamo a 5. Siccome c'è la regolazione automatica dell'esposizione, non notiamo differenza sull'esposizione, però riesce ad illuminare molto meglio. Ok, vedete, si riesce a vedere tutto, punta verso il basso ovviamente perché si tratta di un tubo flessibile. Ok, quindi abbiamo avvolto, siamo quasi alla fine. Perfetto, abbiamo 3,50 m, 3,70 m di lunghezza, e questo è l'ingresso del tubo che è posizionato attualmente su una morsa, solo per farvi vedere, però fa questo percorso, quindi tutto quello che è bello inquadrarlo in questo modo, tutto quello che scorre all'interno di questo tubo, che sembra che sia con delle curve dolci, in realtà nasconde tantissimi ostacoli, tantissimi motivi di turbolenze. Quindi questo ci fa capire come una sonda di questo tipo, nel caso in cui si debba studiare un sistema fatto bene, o nel quale si debba ricercare una rottura in una tubazione, un'ostruzione eccetera, sia praticamente fondamentale, perché dall'esterno alcune cose non si vedono. Ora però andiamo in esterno e vediamo un altro tipo di ripresa. E allora adesso siamo in esterno con questa inquadratura della sonda già all'interno del canale di scolo. Fa un po' impressione, sembrano dei portici di un film dell'orrore. Comunque adesso faremo il percorso e vedremo quello che troviamo all'estremità. In fondo al tunnel vediamo la luce quindi non vedrete ovviamente tutto il percorso dall'esterno, perché ci sono comunque non è facile da inquadrare, ma vedrete direttamente l'inquadratura dall'interno. Per farvi capire meglio, da questa parte ho tutto questo materiale che ostruisce. Comunque arriviamo da questa parte e qua abbiamo qualcosa sicuramente che ostruisce, perché oltre ad essersi formate queste piantine potrebbero esserci delle radici. Abbiamo comunque qualcosa sicuramente che ostruisce, perché tutto questo spazio alla fine si riempie di acqua e quindi vuol dire che non funziona più come doveva. E allora a questo punto facciamo questa ispezione. A questo punto azzeriamo. Ok, voi non mi vedrete perché io mi devo abbassare sotto ad un tavolo per far scorrere questa sonda all'interno di questo canale. A questo punto registriamo, avviamo il video. Nella parte alta abbiamo il tempo che scorre, quindi vedrò pure quanto dura il video. Vado avanti, come vedete l'inquadratura rimane sempre perfettamente orientata. Vado avanti. Che strana questa cosa. Ok, andiamo fino in fondo, già siamo a 2 metri praticamente. Qua già c'è un ostacolo, non so cosa sia, poi dovrò rimuoverla. Continuiamo a spingere. Anche la messa a fuoco è perfetta. Ok, vedete c'è qualcosa. E che cos'è? Sembra una spugna. Sì, sembra una spugna con un filo elettrico pure. E ragazzi, questo mi ostruiva il passaggio dell'acqua e chissà cosa troviamo all'interno. Se io dovessi riuscire ad arrivare ancora oltre, e forse riesco, sì, vediamo quindi la parte interna. E questo cos'era? È comparso un'immagine. Oddio. Vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo se riusciamo. No, questo è quello che ostruisce, guardate, quindi qualcosa si è introdotto. A questo punto io dovrei smontare poi la grondaia per andare ancora avanti, scusate, questo canale, però così vedete che effettivamente
a 5 metri io so di avere questo ostacolo e quindi posso intervenire e poi rimuoverlo. Va bene, adesso riavvolgo, in questo modo avrò anche la possibilità di vedere quello che non ho visto spingendo, quindi posso riosservare e vedete che anche il tempo di registrazione si è azzerato, adesso è a 10 secondi perché ho impostato la registrazione di 3 minuti come ciclo. Qua comunque abbiamo quest'altro ostacolo, vediamo se qua i LED aiutano. Eh sì, mettiamo a 5 e con i LED posso vedere di cosa si tratta. Sembrano dei pezzi di legno, va bene. Anche qua altri ostacoli, insomma va fatto un po' di manutenzione sicuramente. Allora io sto arretrando, però voi non vedete la misurazione che arretra perché sto tirando la sonda senza far ruotare la bobina. Adesso invece la bobina sta ruotando, interrompiamo la registrazione e verrà salvata nella memory card. E allora adesso siamo rientrati, quindi abbiamo i filmati salvati all'interno della memory card, che vi ricordo si trova da questa parte, e assicuratevi che sia premuta per bene, perché se la premete e fuoriesce ovviamente non registrerete. Quindi andiamo su menu, dopodiché andiamo sulla voce specifica, andiamo su rec, scegliamo se vedere le foto o i video, in questo caso andiamo su video, quindi diamo conferma sempre con rec e abbiamo i filmati. Un filmato di prova più questi due. Il primo è quello che abbiamo fatto all'andata, quindi la durata di 3 minuti, lo ha salvato e ha iniziato un altro video di 3 minuti. Andiamo quindi sul primo, ci sarà anche l'audio oltre al video, però ricordatevi che l'audio è proveniente dalla sonda, quindi nel caso in cui la sonda si trovi a 20 metri e voi parlate, non registrerete perché appunto l'audio non verrà percepito. Serve a rilevare eventuali rumori provenienti da qualche problema che ci possa essere all'interno di una tubazione, eccetera. Comunque, andiamo adesso sul video, mettiamo pausa e come sentite ovviamente l'audio non è sicuramente piacevole perché abbiamo questo audio che viene dalla sonda, la sonda che era già immersa in acqua ed era distante da me, però per essere in quelle condizioni, anzi, si riesce a capire comunque quello che stavo dicendo. Andiamo anche nel primo video dove facevo il ritorno e guardate la qualità dell'immagine. Si vede bene anche se non riesco a farvi capire bene. Poi eventualmente questo filmato, se riesco, metterò alcuni spezzoni, non tutti perché è lungo, dura 6 minuti fra andata e ritorno, ma eventualmente questo filmato lo caricherò come file direttamente nel filmato, spero di riuscirci. Quindi adesso cambiamo inquadratura e diamo un'occhiata anche al sito del venditore. Guardiamo alcuni dei prodotti che hanno a disposizione. Sono diversi prodotti in base alle esigenze con diversi prezzi, arriviamo anche a migliaia di euro, quindi da 1.600, 1.700, qualcuno da 500, 1.000 euro e qualcosa addirittura da 29.000 euro, quindi sono prodotti professionali specifici per chi deve lavorarci. In base alle esigenze ovviamente ognuno poi sceglierà il prodotto che gli serve. Guardiamo quindi il prodotto specifico, quello che vi ho fatto vedere io adesso. Allora, come vedete ci sono pure in dotazione questi pinpointer, questi rilevatori, dato che ha 512 Hz come frequenza, riesce a rilevarlo, quindi a trovarlo. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere diverse lunghezze, 40 metri, 50 metri o 70 metri. Ci sono diverse immagini che fanno capire quindi il funzionamento, i campi di impiego, in base al tipo di tubazione, eccetera, come si utilizzano gli accessori. Si vede anche la parte interna che ci permette di orientare bene il posizionamento dell'inquadratura e poi gli accessori come vengono utilizzati, quindi come vi dicevo poco fa, con questa rotella che permette di entrare nei tubi che abbiano un diametro di 140 mm e quindi scorrere tramite le ruote in modo perfetto. Vi ho fatto vedere anche i LED con 5 regolazioni e la parte finale flessibile per poter scorrere, come avete visto, nel tubo da 100 mm senza problemi. Poi ci sono alcuni video, alcune recensioni, il fatto che sia IP68, quindi completamente impermeabile. Queste sono le immagini di ciò che troverete all'interno della confezione.
altri video e poi domande e risposte da parte del venditore, quindi anche per quanto riguarda l'assistenza, avendo anche la voce supporto, c'è la possibilità di contattarli e avere informazioni. Tra l'altro rispondono anche in italiano. Adesso però guardiamo i video di quello che ho registrato, perché io lo vedo meravigliosamente nella ripresa, però riprendendolo in questo modo la qualità del video non ha nulla a che vedere con quella che in realtà abbiamo salvata come file. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Se questo vi serve per lavoro, se pensate che possa essere un prodotto che fa per voi, per farvi lavorare ancora meglio e magari cercavate da tempo, dato che in tanti me l'avete richiesto, andate a guardare il link giù nel primo commento e nella descrizione. Spero di associarlo anche ad un codice di sconto. Per il resto non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Adesso mi faccio una bella cantata e ci vediamo ai prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!